Oggi parliamo del disturbo post-traumatico da stress. Cos'è un disturbo post-traumatico da stress? È un evento non preveduto dal soggetto, un evento improvviso come può essere un terremoto, uno stupro, una violenza, che quindi porta fuori il nostro sistema adattativo e blocca nel ricordo alcune emozioni che non vengono elaborate. Il disturbo post-traumatico rappresenta quindi una rottura, una ferita dell'anima che interrompe la continuità psichica del soggetto. È uno stress di gravità estrema, come abbiamo detto, che minaccia l'integrità stessa della coscienza, frammentando la coesione mentale del soggetto, in quanto difficilmente questo tipo di trauma è integrabile nel sistema psichico antecedente, pregresso della persona. Siamo quindi di fronte a un'impossibilità di dare un senso e un significato a qualcosa che è estraneo all'esperienza di vita normale. Ne deriva un impatto negativo, determinante la rottura del consueto modo di vivere e vedere il mondo. Per essere chiamato tale, un trauma deve presentare situazioni di criticità estreme che esulano dalle esperienze normali di vita del soggetto. Come si può deprogrammare il vissuto di un trauma dalla mente? Questo lo ha scoperto una psicologa americana negli anni 90, la dottoressa Shapiro. Durante gli anni del suo dottorato a San Diego, mentre camminava in un parco, si è accorta che il movimento oculare destra-sinistra alleggeriva in lei alcune emozioni negative legate a ricordi traumatici. Ovviamente furono approfonditi degli studi e da questa iniziale intuizione si arrivò a una sperimentazione sui pazienti, rendendosi poi conto che il movimento oculare appunto da destra a sinistra, da un punto di vista neurologico, agevola lo scambio di informazioni tra i due emisferi, destra-sinistra. Da lì una messa a punto di una tecnica di avanguardia per la gestione dei traumi che si chiama EMDR, validata nell'agosto del 2013 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come trattamento efficace per la cura dei traumi e dei disturbi correlati ai traumi. Cosa accade dunque quando subiamo un trauma, sia esso un lutto, una violenza o quant'altro? Da un punto di vista figurativo possiamo immaginare il cervello che incapsula praticamente l'evento legandolo ad un insieme di emozioni, ricordi non completamente elaborati, come abbiamo detto. Il tutto rimane bloccato come in un nodo a livello cerebrale. Tutte le volte che qualche emozione appartenente a quel nodo viene vissuta, l'esperienza traumatica viene riportata alla memoria, rigalleggia come un flashback. Cosa emergono? Emergono incubi notturni, situazioni ansiogene che limitano il normale svolgersi della vita psichica del soggetto, perché vengono messe in atto processi di evitamento. È come se l'esperienza rimanesse bloccata in un emisfero, in uno dei due emisferi, e il movimento oculare destra-sinistra lo riattivasse tutta una serie di associazioni libere, che è quello che accade nella sessione terapeutica dell'MDR, che allentano la pregnanza di determinate emozioni. Utilizzato in origine l'MDR per alleviare lo stress associato ai ricordi traumatici, ha ricevuto negli anni abbondanti supporti clinici, coinvolgendo psicoterapeutici e ricercatori della salute e neurofisiologi. Oggi è considerato il trattamento evidence-based per il disturbo da stress post-traumatico, validato da ricerche fatte in tutto il mondo e che possiamo trovare in tutte le banche dati. Cosa accade in una persona che vive un evento traumatico? Il sistema innato di elaborazione interno, mentale, si può in certi casi arrestare
e quindi l'esperienza del trauma rimane irrisolta, congelata nella rete neurale, perché è incapace di connettersi alle reti di memoria contenenti le informazioni adattative. Avviene cioè una iperstimolazione dei neuroni, di alcune strutture cerebrali, in particolare dell'amigdala e dell'ippocampo, che provoca una specie di cortocircuito che va a bloccare e confinare immagini, emozioni, sensazioni corporee che possono essere trasferite poi nella neurocorteccia per andare ad integrarsi con le memorie episodiche del soggetto. Il problema è che molto spesso queste emozioni, questi ricordi, non sono elaborati, sono bloccati. L'MDR può riattivare queste reti neurali. Nella seduta di MDR il terapeuta stimola i movimenti oculari col movimento del proprio dito, oppure con una tecnica che si chiama tapping, che si fa sulle mani del soggetto che sono appoggiate sulle ginocchia, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Questa tecnica o oculare o col tapping dura alcuni minuti, dopodiché il soggetto racconta al terapeuta tutte le cose che gli sono venute in mente. Tutto è partito dalla concentrazione sull'evento traumatico, ma quello che può emergere possono essere associazioni libere, che possono anche non entrare per niente con l'evento traumatico di per sé. Ma queste associazioni libere permettono questo scambio interemisferico e questo sblocco delle emozioni. Quindi la stimolazione visivo-tattile alternata causa la comparsa di onde lente, che sono simili a quelle che accompagnano durante il sonno, che veicolano informazioni specifiche verso la corteccia neurale, la neocorteccia, e si forma quindi un nuovo network neuronale che annulla gli effetti del precedente, permettendo l'integrazione adattativa degli aspetti emozionali dell'amigdala e quelli episodici dell'ippocampo, che era lì che era rimasto bloccato l'emozione. E tutto va a contestualizzarsi ad un altro livello cognitivo. A questo punto la persona è in grado di ricordare ugualmente l'evento traumatico come parte del proprio vissuto, ma senza essere danneggiato da sintomi e da emozioni opprimenti che sono collegate a quell'esperienza e che erano rimaste bloccate. L'MDR è stato utilizzato su molti soggetti in trauma psichico, anche molto grave, come i terremotati del centro Italia, il crollo delle scuole a San Giuliano in Puglia, persone coinvolte nel crollo del Ponte Morandi e anche i 51 studenti che erano stati sequestrati nell'autobus e tantissimi altri casi di violenze domestiche e di stupri. Vi ringrazio per l'attenzione, tutto questo era per raccontarvi di questa tecnica eccezionale validata dall'OMS, che è appunto l'MDR, per curare i disturbi post-traumatici da stress che condizionano moltissimo la vita di ognuno di noi. Grazie.